Come ottenere la piena disciplina. Ciao e benvenuti al nostro podcast. Ciao anche da parte mia. Sono Luca e qui con me c'è Giulia. Viviamo entrambi in Italia e amiamo le lingue. Esatto. Lavoro in una scuola di lingue e adoro ascoltare storie, soprattutto quando le racconti tu, Lucirca. Oggi parliamo di disciplina e di procrastinazione. Oh sì, un tema che preoccupa molti studenti. Ma prima racconto una piccola storia vera. Sono curiosa. Sabato scorso volevo finire tanti piccoli compiti. Mi sono alzato presto, ho fatto il caffè e ho scritto una lista di cose da fare. Molto organizzato. Così pensavo anch'io. Ma dopo aver visto la lista mi è venuta una gran stanchezza. Il divano sembrava così comodo. Oh, lo conosco fin troppo bene. Mi sono seduto un momento, solo per 5 minuti, mi sono detto. Poi ho aperto il telefono e ho avviato un video corto. All'improvviso era pomeriggio. Ai, Sì, quei video brevi non finivano mai. quante ore sono passate alla fine? Quasi 4. La mia lista è rimasta intatta. Sembra molto familiare. A me è successo qualcosa di simile di recente. Racconta. Volevo solo riordinare la scrivania. Poi ho cliccato su un articolo sulla cura delle piante. Da un articolo sono diventati 10 e all'improvviso era sera. I nostri cervelli cercano ricompense rapide. Già. E il divano o il telefono le offrono subito. A chi ci ascolta, conoscete giornate così? Scriveteci pure le vostre storie. Ma niente paura. Oggi non vogliamo sgridare nessuno. No, vogliamo capire perché succede. E vogliamo mostrare che la disciplina si può allenare. Anche con piccoli passi gentili. Suona bene? Prima di approfondire, riassumo brevemente la tua storia. Volentieri. Avevi un giorno libero, tanti piccoli compiti e molta motivazione. Poi hai visto la lista, ti sei sentito sopraffatto e sei finito sul divano. Proprio così. 4 ore dopo il giorno era quasi finito. Le mie piante hanno dovuto aspettare ancora. Capita a molti. Per questo ne parliamo oggi. Non vedo l'ora dei consigli che raccoglieremo. Anch'io. Forse aiuteranno gli ascoltatori e anche noi. Quindi restate con noi. Tra poco parleremo dei miti sulla disciplina. Prima vorrei dire questo. Sul divano non mi sentivo colpevole. Solo la sera ho sentito il tempo perso. Capita anche a te? Sì, quando la giornata finisce mi chiedo perché non ho fatto nulla. Eppure ripeto spesso lo stesso schema. Ho provato a ingannarmi. Un giorno ho lasciato il telefono in un'altra stanza, ma ho preso il tablet. È umano. Il nostro cervello cerca dopamina veloce. Video, snack o app la offrono subito. Proprio così. In quei giorni parto da un compito minuscolo. Lavo solo una tazza. Dopo, mettere in ordine sembra più facile. Questo mi ricorda i miei studenti. Molti vogliono parlare subito in modo fluente e temono gli errori. Io dico, imparate prima 5 parole e usatele. Dopo questo piccolo passo si sentono più coraggiosi. Sì, il primo passo da slancio. Subito spiegheremo perché il cervello ama obiettivi piccoli. E daremo consigli per trovare questi obiettivi. Ma prima prendiamo un sorso d'acqua. A fra poco. Ascoltatori. Miti sulla disciplina. Bentornati, siamo ben idratati e pronti per i miti. Esatto. Molti pensano che la disciplina sia un talento fisso, Come se fosse un regalo che uno ha o non ha. ma non è vero. La disciplina è una abilità allenabile. Mi piace paragonarla a un muscolo. Un muscolo diventa forte se lo usi regolarmente. Chi non si allena resta debole, anche se sembra motivato. Un secondo mito dice:
La disciplina rende la vita dura e triste. Già, molti vedono la disciplina come punizione continua. Eppure la disciplina può creare libertà. Cosa intendi? Se studio chiaro al mattino, ho tempo libero per gli amici dopo. Buona pianificazione regala tempo libero. Sembra un paradosso, ma è vero. Esatto. Un terzo mito dice: alcune persone sono semplicemente pigre. Oh, quella parola fa male. Pigro suona molto negativo. Eppure il cervello reagisce solo in modo normale. Cerca ricompense veloci, gioie brevi, poca spesa di energia. Giochi sul telefono, dolci, serie TV danno proprio questo. Nessuno ama essere pigro. Seguiamo solo stimoli facili. Un quarto mito: grandi obiettivi motivano più dei piccoli. L'ho creduto a lungo. Scrivevo piani enormi. E poi? Mi sentivo sopraffatto e non iniziavo mai. Succede a molti studenti, vogliono parlare subito fluentemente. L'obiettivo suona bello, ma è vago e enorme. Il cervello allora si blocca perché non vede un inizio. I passi piccoli sembrano banali, ma sono realizzabili. E la fattibilità crea motivazione vera. Un altro mito dice: la forza di volontà è infinita. Purtroppo no. La volontà è limitata come una batteria. Se ho già preso molte decisioni, la batteria si scaricirca. Serve allora un sistema, non solo forza. Per esempio, routine fisse o orari chiari. Così risparmi energia per i momenti importanti. Trovo interessante come la pubblicità usi questo punto. Giusto. La pubblicità mostra gioia rapida, a un solo click. Il nostro cervello vuole agire subito, senza attesa. Questo rende difficile scegliere obiettivi a lungo termine. Cari ascoltatori, vi ritrovate in questi miti? Scriveteci quale affermazione credevate in passato. Io credevo soprattutto al mito del talento. Anch'io. A scuola pensavo che i geni di matematica nascessero tali. Più tardi ho capito che la pratica era decisiva. Con le lingue è simile. Il talento aiuta, ma l'esercizio vince. Un mito che sento spesso. Conta solo il duro lavoro. Eppure le pause sono importanti. Senza pause si brucia. Disciplina significa anche recuperare con consapevolezza. Sì, una passeggiata programmata può ricaricare la batteria. La mia pausa preferita è un caffè veloce sul balcone. Io preferisco musica leggera e un po' di stretching. Interessante. Ognuno ha ricompense diverse e piccole. L'importante è che siano sane e brevi. Altrimenti torniamo a video di ore. Giusto, un piccolo timer aiuta a limitare la pausa. Io imposto spesso 5 minuti. Poi riprendo. Manca ancora un mito. Disciplina significa non fallire mai. Oh, è pericoloso. Fallire fa parte del percorso. Chi è perfezionista si ferma dopo il primo errore. Meglio vedere gli errori come parte dell'apprendimento. I miei studenti ridono dei propri errori di pronuncia. Aiuta. L'umorismo scioglie la tensione e spinge a continuare. Quindi la disciplina non è una prigione fredda, ma un allenamento flessibile. E l'allenamento può essere divertente. Sono pienamente d'accordo. Riassumiamo brevemente i miti? Volentieri. Mito 1. La disciplina è talento. Fatto. Si allena. Mito 2. Disciplina rende infelici. Fatto. Crea libertà. Mito 3. Alcuni sono pigri. Fatto. Tutti i cervelli cercano ricompensa rapida. Mito 4. Grandi obiettivi aiutano di più. Fatto. I passi piccoli funzionano. Mito 5. Volontà infinita. Fatto. La volontà è limitata. Mito 6. Zero errori. Fatto. Gli errori sono normali.
Grazie per la panoramica chiara. Prego. Spero alleggerisca gli ascoltatori. A me già fa bene. Anche a me. Nel prossimo pezzo parliamo di perché i grandi obiettivi pesano. Restate con noi, sarà interessante. Grandi obiettivi, grande pressione. Benvenuti al capitolo 3. Ora ci chiediamo perché obiettivi enormi spesso sembrano schiaccianti. È un punto importante. Molti studenti vengono da me e dicono: voglio parlare inglese perfettamente. Perfetto, suona bene, ma è molto vago. Non si vede un inizio chiaro. Esatto, il nostro cervello ama la chiarezza. Senza un passo netto nasce nebbia nella testa. Mi ricordo del mio vecchio obiettivo fitness. Scrissi: in 6 mesi correre una maratona. Wow, è enorme. Come ti sentivi quando lo hai scritto? Onestamente forte e orgoglioso. Ma la mattina dopo provai paura. Non sapevo che fare. La prima sessione di allenamento era probabilmente gigante nella tua mente. Già, vedevo subito i 42 chilometri davanti a me. Così rimasi sul divano. Questo mostra il problema. Un grande sogno motiva per poco e poi blocirca. Hai vissuto un'esperienza simile con le lingue? Sì, a 18 anni volevo imparare giapponese fluentemente. Comprai un grosso manuale, lessi 10 pagine, non capii nulla, mi sentii stupida e mollai. Cosa avresti potuto fare meglio? Forse avrei dovuto imparare prima le sillabe, passi piccoli e chiari. I nostri ascoltatori lo conoscono. Si dice: domani cambio tutta la mia vita. E al mattino la vita sembra molto pesante. Perché il nostro cervello reagisce così forte alla grandezza? È questione di sicurezza. Una montagna enorme può sembrare pericolo. Il cervello salva energia. Allora manda avvisi. Sembra pigrizia, ma è autoprotezione. Già, manca anche struttura. Senza piano si stimano male tempo e sforzo. Pensavo che l'allenamento per la maratona richiedesse 2 ore al giorno. La realtà era diversa. A volte bastano 30 minuti di corsa all'inizio, ma lo vedi solo con un piano. Trovo interessanti anche i social. Lì la gente mostra i risultati finali, non il percorso. Sì, vediamo il libro finito, non le 100 sere di scrittura silenziosa. Questo aumenta la pressione. Confrontiamo il nostro inizio col loro traguardo. Eppure ogni professionista è partito in piccolo. Ora racconto agli amici quanto caotica fu la mia prima corsa. Dà coraggio. Mostra che il processo è normale. Un altro punto è la percezione del tempo. Gli obiettivi grandi sembrano senza fine. Non si sente successo lungo la strada. Giusto. Senza successi rapidi, la motivazione cala. Per le lingue, una breve chiacchierata può già essere un mini successo. Sì. Uno studente era felicissimo quando ordinò bene dal panettiere. Momenti così danno energia. Un grande obiettivo premia spesso solo molto tardi. Per questo molti mollano prima. Proponiamo un piccolo esperimento agli ascoltatori. Volentieri. Che hai in mente? Prendete il vostro obiettivo più grande e scrivete solo la prima mini azione. Per esempio, apri l'app di lingue e studia 2 minuti. Oppure, metti le scarpe da corsa e cammina 5 minuti. Quando lo avete fatto, segnatelo come successo. Sentite quel piccolo trionfo. Il cervello memorizza il trionfo e lo collega all'obiettivo. Così nasce un ciclo positivo invece di uno di paura. Vorrei aggiungere un pensiero. Gli obiettivi grandi devono ispirare, non paralizzare. Bello! Un sogno è la stella nel cielo. I passi sono la scala. Chi guarda solo la stella non costruisce la scala. E chi guarda solo la scala a volte scorda la stella. Ci servono entrambi. Visione e struttura.
Esatto. Senza struttura la visione resta fantasia. Senza visione la struttura è vuota. Sembra equilibrio. Già, vorrei dare questo come compito agli ascoltatori. Scrivete la vostra stella in alto su un foglio e sotto 3 mini gradini. Provate per una settimana. Siamo curiosi dei vostri resoconti. Prima di passare al prossimo capitolo, riassumo brevemente. Va bene, vai. Gli obiettivi enormi schiacciano perché sono vaghi, premiano tardi e spingono a risparmiare energia. Struttura e piccoli passi riducono la pressione. Perfetto. Questo dà chiarezza ai nostri ascoltatori. Nel prossimo pezzo mostreremo come trasformare grandi obiettivi in azioni concrete. Restate con noi, sarà pratico e facile da applicare. Passi chiari invece di grandi sogni. Benvenuti di nuovo. Ora passiamo alla pratica vera. Esatto. Mostriamo come dividere grandi sogni in piccoli passi. Useremo il tuo esempio di giapponese. Volentieri. Il mio vecchio obiettivo era parlare fluentemente entro un anno. Suona impressionante, ma è vago. Giusto. Oggi lo dividerei in azioni chiare. Azione 1. Per prima cosa, imparare l'alfabeto hiragana, 10 segni al giorno. Perfetto. L'obiettivo è misurabile e presto raggiungibile. Azione 2. Ascoltare 5 minuti ogni mattina. Anche questo è concreto. Esatto. Dopo 4 settimane avrei 20 esercizi di ascolto. Questi piccoli successi si sommano e motivano ancora. Ogni compito finito invia un segnale di vittoria al cervello. Ho imparato in modo simile quando studiavo programmazione. Racconta pure. Scrivevo, voglio creare un'app, ma non avevo idea da dove iniziare. Cosa hai cambiato? Mi sono dato micro obiettivi. Per esempio, oggi creare e testare un pulsante. Un passo chiaro e completo. Esatto. A fine giornata avevo qualcosa di concreto. E domani arrivava il prossimo mattoncino. Così l'app è nata pezzo dopo pezzo. I nostri ascoltatori possono applicarlo subito. Prendete il vostro grande obiettivo e fate una domanda se allora. Per esempio, se è lunedì, imparo 5 parole. Oppure, se avvio la moka, faccio 10 piegamenti. Questo legame aiuta perché il trigger esiste già. Giusto. Niente riflessioni, solo azione. Io uso l'autobus come luogo di studio. Appena mi siedo, apro l'app di vocaboli. Astuto. Così l'attesa diventa tempo prezioso. Un altro consiglio è la regola dei 2 minuti. Come funziona? Se un compito dura meno di 2 minuti, fallo subito. Evita montagne di microcompiti. La mente resta libera per cose più grandi. La uso con i piatti. Un piatto? Lo lavo subito. Ottimo, così la cucina resta pulita. I nostri consigli sembrano semplici, ma sono potenti. Il segreto è nella ripetizione. Ogni passo allena la fibra muscolare della disciplina. Bella immagine. Grazie. Importante. Scrivere i passi. Un piano su carta ricorda il perché. Giusto. Io appendo il piano al frigorifero. Così lo vedi più volte al giorno. A volte disegno stelle vicino ai punti completati. Ricompensa per gli occhi. Mi dà una scarica di felicità. Gli studenti possono usare adesivi. Oppure punti colorati nel calendario. Più il progresso è visibile, più sale la motivazione. Credo che abbiamo dato molti esempi. Sì. Riassumiamo l'idea chiave. Volentieri. Obiettivi grandi vogliono passi piccoli e chiari, con trigger breve e ricompensa immediata. Perfetto. Così il sogno diventa realtà passo dopo passo. Nel prossimo pezzo parliamo della tecnica dei 3 minuti. Restate e provate già oggi un mini passo. Siamo curiosi delle vostre esperienze.
Posso portare ancora un esempio personale? Molto volentieri. Una volta volevo leggere 1 ora ogni sera. Dopo giornate lunghe ero però stanchissima. È comprensibile. Allora decisi di leggere solo 2 pagine. Spesso poi restavo nel libro e leggevo 20 pagine. La partenza è di solito la parte più dura. Quando il libro è aperto, tutto scorre quasi da solo. Questo si adatta perfettamente alla tecnica dei 3 minuti. Esatto. Ne parleremo subito con calma. Prima però un avviso ai nostri ascoltatori. Fate attenzione a condizioni realistiche per i mini passi. Se al mattino siete stressati, scegliete un rituale serale. Giusto. Adattate il passo alla vostra giornata. Così è più facile mantenere l'abitudine. E annotate subito anche gli ostacoli. Esempio, se il telefono distrae, mettilo in un'altra stanza. La tentazione sarà minore. Potremmo parlare per ore, vero? Assolutamente, ma la prossima tecnica ci aspetta. Bene, chiudiamo qui questa parte. Riassumo. Spezzate il vostro obiettivo. Legate ogni mini passo a un trigger. Mantenete poca durata e celebrate ogni progresso. Perfettamente riassunto. Pronti per la prossima tappa? Certamente. A dopo. E non dimenticate di festeggiare i piccoli traguardi. Vale anche un ballo in salotto. Bene, ora pausa davvero. A tra poco. Non vediamo l'ora di ascoltare le vostre storie di successo. La tecnica dei 3 minuti. Eccoci di nuovo. Ora parliamo della famosa tecnica dei 3 minuti. Sì, amo molto questo metodo perché è così semplice. In breve, ti prometti di fare un compito solo per 3 minuti. Esatto. 3 minuti sembrano innocui. Il cervello dice quasi sempre sì, Perché funziona così bene? perché iniziare è l'ostacolo più grande. Dopo l'inizio la palla rotola. Uso la tecnica quando scrivo email. Racconta. Mi dico, apri il programma, scrivi 3 minuti, poi puoi fermarti. E ti fermi dopo 3 minuti? Quasi mai. Di solito finisco l'intera mail. Mostra la forza del movimento. Se partiamo, continuiamo. Ho un esempio dai lavori di casa. Oh, interessante. Non amo pulire il bagno. Allora imposto un timer, solo 3 minuti. Pulisco lo specchio. Quando suona sono già in flusso. E poi continui? Sì. Spesso resto 10 minuti. Poi tutto brilla. Faccio qualcosa di simile con la grammaticirca. Raccontaci. Apro una scheda. Dico solo 3 minuti, poi stop. Di solito finisco tutto. La tecnica riduce la pressione. 3 minuti sembrano niente, Il cervello non vede pericolo né grande spesa di energia. ma il metodo ha regole. Giusto. Regola 1. Partire davvero in piccolo. Niente obiettivi nascosti. Regola 2. Mettere il timer. Altrimenti si scorda il tempo. Regola 3. Dopo 3 minuti puoi fermarti sul serio. Importante. Altrimenti il cervello si sente ingannato. Sì, vogliamo fiducia in noi stessi. Ieri mi sono fermato davvero dopo 3 minuti di yoga. E come ti sei sentito? Fiero. Oggi avevo voglia di più. Quell'orgoglio è il vero premio. Facciamo un gioco di ruolo. Bella idea. Quale scenario? Uno studente deve studiare vocaboli, ma è stanco. Ok, tu sei lo studente. Sono sul divano, telefono in mano. Dico, non ho energia. Io, come coach, solo 3 minuti. Apri l'app. Penso, 3 minuti? Posso farlo? Timer pronto? Sì, start. Ripeto una parola. Ding, 3 minuti finiti. Ho imparato 5 parole. Sento un piccolo successo. Vuoi fermarti o continuare? Resto ancora un po'. Ora mi diverto. Così succede spesso davvero. Cari ascoltatori, provate oggi. Scegliete un compito che evitate. Impostate un timer di 3 minuti. Iniziate senza aspettative. Se vi fermate va bene.
Se continuate, ancora meglio. Consiglio un piccolo rituale dopo. Per esempio, Bere un bicchiere d'acqua e respirare profondamente. Segna la fine. ottimo. Così il cervello registra il successo. Molti chiedono perché non 5 minuti? 3 è magicamente corto. Meno di 5 suona minuscolo. E 3 entra quasi in ogni agenda. Certo, si può variare. Importante è sentire leggerezza. La vedo come un'apriporta. La porta dell'azione è socchiusa. 3 minuti la spalancano. Bella immagine. Grazie. Si può anche impilare la tecnicirca. Spiega, per favore. 3 minuti di lettura, 3 di stretching, 3 di riordino. In 9 minuti migliori 3 aree. Esatto. Pacchetti piccoli, grande effetto. Io lo uso al mattino. 3 minuti rifare il letto, 3 meditare, 3 preparare colazione. 9 minuti e la giornata parte ordinata. Questo alza molto l'umore. Si evita anche la punizione. Che vuoi dire? Se pensi, devo studiare un'ora, ti senti in colpa dopo 20 minuti. Vero. Con 3 minuti ogni secondo in più è bonus. Zero colpa, solo punti extra. Per i più esperti c'è un trucco. Sono curiosa. Avvia il timer solo dopo aver iniziato. Oh, sposta il focus. Pensi meno, inizi più in fretta. Ma niente trucchi. Non contare prima di iniziare. Giusto. Onestà è la base. Voglio condividere ancora una storia. Prego. Uno studente odiava la pronuncia. Dissi: 3 minuti di scioglilingua, basta. E poi? Rideva molto per le parole strane. Finimmo per esercitare 10 minuti. Il riso sciolse la tensione. Sì, umorismo più tempo breve era perfetto. Quali errori dobbiamo evitare? Primo, rendere segretamente grande il compito. Secondo, ignorare il timer e scorrere all'infinito. Terzo, punirsi se ci si ferma dopo 3 minuti. Importantissimo. L'accettazione salva la motivazione. Riassumo i passi. Volentieri. 1. Scegli un compito rimandato. 2. Metti un timer di 3 minuti. 3. Parti subito. 4. Ferma o continua dopo il suono. 5. Festeggia sempre. Breve, chiaro, fattibile. Perfetto. Sono curiosa delle vostre esperienze. Scriveteci un messaggio. Forse leggeremo qualche risposta in una prossima puntata. Sarebbe fantastico. Nel prossimo capitolo parliamo di come bloccare le distrazioni. Restate con noi e provate oggi la tecnica dei 3 minuti. Ingannare le distrazioni. Bentornati, amici dei piccoli passi. Ora parliamo delle distrazioni, i nostri nemici silenziosi. Esatto. Cellulari, pop-up, rumori del frigo. Tutti dicono: vieni da me. Il nostro obiettivo è abbassare queste voci. Vi racconto una scena di ieri sera. Prego. Volevo scrivere un breve rapporto. Portatile aperto, caffè pronto. Ma il telefono era vicino a me. Non è una buona idea. Già. Ha vibrato 3 volte in 2 minuti. Ho cliccato, letto messaggi e perso la concentrazione. Come hai reagito? Ho messo il telefono a faccia in giù su un mobile, 2 metri più in là. Una barriera piccola ma efficace. Subito l'impulso è sparito. Ho scritto il rapporto in 20 minuti. Mostra che un passo extra ferma il pilota automatico. Esatto. Il cervello ama la via facile. Se la rendiamo dura, sceglie il compito. Uso una tecnica chiamata parcheggio di 1 minuto. Spiegacela. Quando scorro il telefono, imposto un timer di 1 minuto. Quando suona, poso il telefono e chiedo: voglio davvero continuare? Di solito la risposta è no. Sì, molto spesso. L'interruzione spezza il vortice. Conosco anche il trucco della scrivania vuota. Giusto.
Via tutti gli oggetti inutili. Resta solo il materiale che serve davvero. Meno stimoli, meno salti mentali. Cari ascoltatori, guardate ora il vostro posto di studio. Ci sono distrazioni? Se sì, mettetele in una scatola e chiudetela. Meglio ancora, portate la scatola in un'altra stanza. Un altro consiglio, fare il pre-lavoro. Come? Prima di sedermi apro già i file che mi servono. Così inizio subito. Risparmia click ed evita giri inutili online. Lo chiamo il tappeto rosso per il compito. Bella immagine. Il compito si sente onorato ed entra. Ridere aiuta, vero? Assolutamente. L'umorismo rende la disciplina più leggera. Parliamo anche delle notifiche sonore. Oh sì. I ping sono piccoli fuochi d'artificio nella testa. Metto il telefono in silenzioso quando studio. Anch'io. Le chiamate d'emergenza passano comunque, si può impostare. Buono a sapersi. La sicurezza prima di tutto. Un amico usa la modalità bianco-nero sul telefono. Interessante. Niente icone colorate, meno stimolo. Dice che Instagram diventa subito noioso. Devo provarlo. Provalo, rimarrai stupita. Un grande tema sono anche gli snack. Già, il frigo come distrazione. Tengo acqua sul tavolo. Quando voglio andare in cucina, bevo prima un sorso. Spesso l'impulso sparisce. Sì, la sete si traveste da fame. Facciamo una piccola lista. Ottima idea. 4 barriere veloci contro la distrazione. 1. Telefono fuori portata. 2. Riordinare lo spazio di studio. 3. Aprire prima file o libri. 4. Timer per pause brevi di scroll. Chi usa questi 4 riduce già molto caos. Ogni barriera deve essere facile da attuare. Altrimenti non la useremo. Giusto. Niente app complicate, solo trucchi di spazio. Vorrei parlare delle cuffie. Argomento interessante. A volte indosso tappi o cuffie con musica senza parole. Bloccano i rumori. Così resti nel tunnel. Sì, ma se la musica non piace meglio il silenzio? Io uso suono di pioggia. È di fondo, non distrae. Ascoltatori, provate cosa vi aiuta. E cambiate se diventa noioso. Che fare se la distrazione viene dalle persone? Metto un cartello. Tempo di studio, parliamo dopo. Funziona? Quasi sempre. Comunicazione chiara salva focus e amicizia. Io uso cuffie come segnale. Niente musica, ma segno di silenzio. Anche questo è furbo. Spieghiamo in breve la psicologia dietro. Volentieri. Il cervello ama stimoli nuovi. Ogni ping porta dopamina. Se guardiamo altrove, la dopamina scende e cerchiamo un nuovo colpo. Le barriere rendono quel colpo costoso. Il cervello dice: troppo sforzo. Così resta sul compito principale. Non è punizione, ma architettura intelligente. Costruiamo una casa in cui concentrarsi è facile. Ben detto. Grazie. Propongo un mini esperimento. Vai. Domani mettete il telefono in un cassetto. Ogni ora fate solo una pausa di 3 minuti per controllarlo. Semplice ma efficace. Scrivete poi quanto avete fatto. Paragonatelo a un giorno normale. La differenza vi sorprenderà. Prevedo almeno il 30% di lavoro in più. Siamo curiosi dei vostri numeri. Una parola sulla ricompensa? Certo. Dopo tempo di focus concedetevi qualcosa di bello, ma con consapevolezza. Per esempio 5 minuti d'aria frescirca. Così il cervello unisce concentrazione a esperienza positiva. Perfetto. Riassumiamo? Sì, le distrazioni sono normali, ma piccole barriere fermano il pilota automatico. Distanza, ordine, timer, segnali chiari e controllo dei rumori. Sembra completo. Nel prossimo capitolo parliamo di perfezionismo. Sarà interessante. Restate con noi e create oggi una barriera contro la vostra distrazione più grande.
crediamo in voi. Il perfezionismo come freno. Bentornati. Ora arriva un tema che mi ha bloccato a lungo. Il perfezionismo. Oh sì, molti studenti conoscono la frase tutto o niente. Esatto. O perfetto oppure meglio non iniziare. Sembra logico, ma pesa molto. Io avevo questo problema con la chitarra. Se l'accordo non suonava subito pulito, smettevo. Lo conosco dalla scrittura. Uno schermo vuoto urlava «Fallo perfetto!». Perché la nostra mente reagisce così forte? Il perfezionismo protegge l'ego. Se non partiamo, non ci sono errori visibili. Così l'immagine di noi resta intatta. Furbo ma pericoloso. Giusto, restiamo al sicuro, ma restiamo fermi. Racconto una breve storia. Prego. Un amico voleva comporre un intro per un podcast. Cercò il suono perfetto per 3 settimane. Alla fine non registrò nulla. Oh no. Gli diedi allora una sfida. Registra oggi un abbozzo in 10 minuti. Ci è riuscito? Sì, e l'abbozzo non era affatto male. Dopo, il blocco sparì. Questo mostra l'azione batte il rimuginare. Esatto. Il perfezionismo è spesso solo paura in abiti eleganti. Dico ai miei studenti, meglio una frase con errori che il silenzio. Gli errori sono parte del percorso, come impronte sulla sabbia. Bella immagine. Si vede il cammino solo grazie alle impronte. Quali tecniche usi contro il perfezionismo? Primo, attivare la modalità bozza. Io la chiamo il foglio sporco. Spiegalo, per favore. Mi permetto di iniziare un compito in modo volutamente disordinato. Per esempio, scrivo il testo senza punti né virgole. Dopo lo lucido. Così separi creatività e correzione. Esatto. Ferma il critico interno per un po'. Ho la regola dei 3 errori. Interessante. Qual è? Mi concedo almeno 3 errori visibili per esercizio. Solo dopo posso correggere. Sembra liberatorio. Mi obbliga a iniziare. Niente inizio, niente errori. Quindi niente permesso. Faccio qualcosa di simile nel parlare. Programmo di accentare male 3 parole. Questo toglie pressione. Aiuta anche l'umorismo. Rido delle note storte. Ridere scioglie la tensione. Il perfezionismo odia l'umorismo. Un altro consiglio è il time boxing. Giusto. Un compito riceve una durata fissa, per esempio 25 minuti. Poi stop, perfetto o no. Questo costringe a puntare all'essenziale. Io faccio spesso 2 turni, primo grezzo, secondo di rifinitura. Così ogni fase è chiara. Si possono anche analizzare i modelli. Che intendi? Molti grandi lavori avevano errori nella prima versione. Gli autori tagliano capitoli, i musicisti cambiano testi. Lo vedi leggendo le bozze. Questo rassicura. Sì. La perfezione è spesso il risultato di molti piccoli ritocchi, non di un momento geniale. Cari ascoltatori, pensate al vostro progetto. Dove vi blocca il perfezionismo? Scrivete una lista dei primi, piccoli errori permessi. Per esempio, pronuncia sbagliata, errore di ortografia, pennellata storta. Poi partite e fate questi errori con orgoglio. Io lo chiamo orgoglio dell'errore. Bella parola. Grazie. Il perfezionismo ha anche un lato buono. Sì, vuole garantire qualità. Possiamo invitarlo dopo, non all'inizio. Esatto, prima l'artista, poi il critico. Mi piace questa divisione di ruoli. Anche a me. Rende il processo più sereno. Proponiamo un mini rituale? Volentieri. Prima di iniziare dite ad alta voce. Prima bozza, tutto può essere grezzo. Poi premete Start. E dopo la time box dite, ora posso levigare. Bel ritmo.
Riassumo brevemente i nostri consigli. Prego. 1. Concedetevi una bozza grezza. 2. Usate le time box. 3. Prevedete errori visibili. 4. Separate creazione e correzione. 5. Usate l'umorismo come protezione. Perfetto, imperfetto, ma chiaro. Grazie. Nel prossimo capitolo parleremo della pressione sociale gentile. Sarà interessante. A tra poco e praticate l'orgoglio dell'errore. Pressione sociale gentile. Eccoci di nuovo. Ora parliamo di pressione sociale, ma in modo amichevole. Sì, niente gara dura, solo piccoli accordi che motivano. Io la chiamo la magia dell'appuntamento. Bella parola. Un esempio. Corro il mercoledì perché la mia vicina Chiara viene con me. Senza Chiara annulleresti più spesso? Probabilmente sì. Non voglio farla aspettare. Mostra quanto sono forti le promesse. Il cervello ama la coerenza con gli altri. Esatto. Nei corsi di lingua gli studenti parlano di più se lavorano in coppia. Ho un gruppo di scrittura online. Ci vediamo ogni domenica alle 10. Come funziona? Apriamo una videochiamata, salutiamo. Poi scriviamo 25 minuti in silenzio. Dopo contiamo le parole. Sembra molto motivante. Sì, da solo inizierei spesso più tardi. Il trucco è nel piccolo controllo. Nessuno vuole deludere il gruppo. Ma resta gentile. Niente punizioni, solo rispetto reciproco. Gli studenti chiedono spesso come trovo un partner così. Opzione 1. Chiedi agli amici. Molti vogliono migliorare, ma non lo dicono. Opzione 2. Sii attivo in classe. Dopo la lezione chiedi: ti va di esercitarci insieme? Opzione 3. Forum online per chi studia. Lì trovi tandem. Importante è fissare regole chiare. Per esempio durata, orario e obiettivo. Io e Chiara diciamo correre 30 minuti, non importa la velocità. Così il confronto sparisce. La pressione diventa morbida. Si possono usare anche mini scommesse. Interessante. Racconta. Se saltiamo una settimana, offriamo un caffè all'altro. Carino ed economico. Già, solo un piccolo stimolo. Io uso dichiarazioni pubbliche. Cosa intendi? Dico agli amici: venerdì pubblico un post. Poi non voglio restare senza testo. È un impegno pubblico. Dopo è difficile tirarsi indietro. Ma servono scadenze realistiche, altrimenti nasce stress. Vero. Vogliamo pressione gentile, non burnout. Do ai miei studenti la regola dei 3 giorni. Che dice? Massimo 3 giorni, senza praticirca al terzo giorno, scrivi: oggi studiamo 10 minuti. Così le pause restano corte e la motivazione alta. Facciamo un gioco di ruolo. Volentieri. Tu sei studentessa, io l'amico. Ok, Dico: Giulia, studiamo vocaboli ogni martedì alle 18. sì, Lucirca. Quanto tempo? Solo 20 minuti, poi mini check. Affare fatto, se uno manca. Chi manca manda una foto divertente di un gatto. Ah, semplice e simpatico. Ci sto. Un contratto può essere così facile. L'umorismo abbassa la pressione. I gatti salvano l'umore. Ascoltatori, provate un accordo simile Scegliete qualcuno con motivazione simile, o un po' più motivato, vi tirerà su. ma evitate persone molto negative, vi abbassano. Giusto. L'ambiente modella il comportamento. Potete usare anche la tecnologia, per esempio timer condivisi. O documenti condivisi dove ognuno segna i progressi. Numeri visibili sono piccoli trofei. Un trofeo al giorno e l'armadio si riempie. Questo rafforza l'identità. Siamo persone costanti. Esatto. L'identità crea disciplina duratura.
Riassumo i nostri consigli. Prego. 1. Trova un partner. 2. Fissa orari chiari. 3. Usa mini scommesse o liste visibili. 4. Mantieni tono amichevole. 5. Premiatevi insieme. Perfetto. Nel prossimo capitolo vediamo come piccole decisioni formano l'identità. Restate con noi e chiedete oggi a qualcuno un mini appuntamento di studio. Piccole decisioni, grande io. Bentornati. Ora parliamo di come azioni minuscole formano la nostra identità. Sì, ogni gesto è come un piccolo timbro sulla nostra immagine di noi. Esatto. Se al mattino leggo solo una pagina mi dico «sono un lettore». E se ogni giorno imparo 5 parole, penso sono una studentessa di lingue. La cosa interessante. Quel timbro non richiede grandi imprese. Giusto, la ripetizione conta più della dimensione. Vi racconto una storia. Volentieri. 2 anni fa volevo vivere più sano. Iniziai mordendo ogni sera una sola carota. Sembra minuscolo, vero? Ma costante. Sì. Dopo un mese pensai, sono uno che mangia verdura. Poi l'insalata fu più facile. Il tuo cervello cercava azioni adatte a quel nuovo io. Proprio così. C'è una bella frase. Le abitudini sono voti su chi vogliamo essere. Mi piace. Lo vedo nei miei corsi. Chi si chiama parlatore di italiano parla di più, anche con errori. L'identità guida il comportamento. Il comportamento conferma l'identità. Un cerchio positivo. Un ciclo che cresce lento ma sicuro. Molti chiedono. Come avvio questo ciclo? Con una micro decisione. Per esempio stasera scrivere una frase in italiano. Oppure adesso impostare il timer per 3 minuti di studio. Se lo fai ogni giorno, il cervello dice «sono costante». Aiuta a dirlo ad alta voce. Sono un apprendista. O scriverlo e appenderlo al muro. Ho un biglietto sullo specchio. Mi muovo ogni giorno. Io ho uno sticker sul laptop. La lingua è divertente. A volte la gente chiede, non è autoinganno? No, perché la frase ha prove, anche piccole. Ogni prova può essere minuscola. La carota o la parola, appunto. Esatto, si chiamano prove di identità. Più prove, più forte la nuova immagine. E più facile diventa la disciplina. Perché non lotti più. Agisci come la persona che già sei. Do ai miei studenti un compito. Fate oggi un passo di identità. Quale potrebbe essere? Per esempio, dire ad alta voce buongiorno a un collega, anche se la pronuncia non è perfetta. Oppure mettere la carta vocaboli sul comodino e leggerla prima di dormire. Questa mini azione è un timbro. Uso il giorno per imparare. Spesso sento dubbi. Allora chiedo, cosa farebbe ora una persona disciplinata? Buona domanda. E poi lo fai? Quasi sempre sì, perché la risposta può essere piccola. Un piegamento, una frase. Da lì nasce orgoglio. L'orgoglio alimenta nuove azioni. Propongo un esperimento. Vai, Prendete un barattolo vuoto e 10 sassolini. Ogni sassolino è una mini azione al giorno. A ogni successo mettete un sasso dentro. La sera vedrete il progresso. le prove visive sono forti. Il barattolo grida. Guarda chi sei diventato. Si possono sostituire i sassi con segni sul calendario. O spunte digitali. L'importante è che siano visibili. A volte l'azione non riesce. E allora? Dici, oggi ho fatto pausa, ma la mia identità resta. Quindi niente punizioni. Si continua.
Esatto, manca un sasso, ma il barattolo non è vuoto. Cari ascoltatori, pensate alla vostra identità desiderata. Scrivete "Io sono" e completate. Poi fate oggi un gesto minuscolo che lo conferma. Domani ripetete. Il cerchio inizia a girare. Riassumo i punti chiave. Volentieri. 1. Piccole decisioni sono timbri sul nostro io. 2. La ripetizione rafforza il timbro. 3. Prove visibili rendono reale l'identità. 4. Un inciampo non cancella l'identità. 5. L'orgoglio per mini successi spinge avanti. Breve, chiaro, potente. Grazie. Prego. Nel prossimo pezzo ci avviciniamo alla chiusura e riassumiamo tutto. Restate con noi e timbrate oggi il vostro barattolo. Chiusura comune. Allora, Giulia, credo che oggi abbiamo coperto molto terreno. Assolutamente. Mi piace che tutto giri intorno a passi piccoli e fattibili. Sì, che sia regola dei 3 minuti, barriera al telefono o partner di studio, tutto resta leggero. Eppure è potente, perché lo ripetiamo spesso. Esatto. Sento che siamo molto d'accordo sui punti. Anch'io. Le nostre esperienze mostrano che la disciplina non deve essere una lotta. Forse questa è la nostra lezione comune. La gentilezza verso se stessi rende di più. Ben detto. Penso che sia una buona frase finale. Devo riassumere tutto in breve? Molto volentieri. Ai nostri ascoltatori piacciono i riassunti chiari. Ecco il riassunto. Siamo partiti dalla mia storia del divano. Poi abbiamo smascherato vari miti. La disciplina non è talento, la forza di volontà non è infinita, gli obiettivi enormi possono paralizzare. Abbiamo spiegato come dividere i sogni in passi piccoli e presentato la tecnica dei 3 minuti. Dopo abbiamo alzato barriere contro le distrazioni e mostrato che il perfezionismo è spesso solo paura. Abbiamo visto che una pressione sociale gentile aiuta e che piccole decisioni plasmano l'identità. Il modello centrale è sempre lo stesso. Fallo mini, fallo visibile, fallo ripetuto. Così la disciplina cresce lenta ma sicura nella vita quotidiana. Errori sono permessi, pause anche. L'importante è far ripartire sempre il ciclo. Questo è stato il nostro viaggio sul tema disciplina in passi semplici e pratici. Grazie Luca, riassunto chiarissimo. Prego, ho trovato la nostra conversazione davvero ispirante. Anch'io. È stato leggero, aperto e comunque profondo. Cari ascoltatori, grazie per essere rimasti con noi fin qui. Sì, grazie per il vostro tempo e la vostra curiosità. Speriamo che portiate con voi almeno un piccolo consiglio. Magari il timer dei 3 minuti o il barattolo con i sassi? Provate e raccontateci i vostri successi. Ci fa sempre piacere ricevere feedback e storie. Per oggi diciamo ciao. Ciao anche da parte mia, restate motivati e gentili con voi stessi. Ci risentiamo in una prossima puntata. A presto e buona giornata a tutti!